Se stai guardando questo video, probabilmente stai pensando di aprire un canale YouTube o di iniziare un podcast, ma ti stai chiedendo: vale davvero la pena iniziare oggi? Non è forse troppo tardi? Il mercato non è già saturo? Ok, questa è una domanda assolutamente legittima e oggi voglio risponderti in modo chiaro e diretto. Sì, c'è ancora spazio per chi vuole iniziare, ma c'è una condizione fondamentale per riuscirci, e questa condizione è la capacità di differenziarsi. Quando parlo di differenziarsi, potresti pensare che mi riferisco solo al trovare un argomento di cui nessuno ha mai parlato. Sì, trovare una nicchia unica può aiutare tantissimo, ma diciamocelo, nel 2024 è sempre più difficile inventarsi qualcosa di completamente nuovo. Su YouTube e nei podcast si discute praticamente di ogni cosa, da come coltivare piante carnivore a come fare coding per principianti. Ma qui c'è la chiave che molti sottovalutano: differenziarsi non significa solo trattare argomenti che nessuno ha mai trattato, significa anche, e forse soprattutto, trattare argomenti già esistenti, ma dal tuo punto di vista unico, mettendo dentro il tuo stile, la tua voce e la tua personalità. Questo è il vero segreto. Pensa a un argomento popolare come la produttività. Se vai su YouTube o su qualsiasi piattaforma di podcast troverai migliaia di contenuti su come essere più produttivi, come gestire il tempo, come smettere di procrastinare. E allora ti chiedi: perché qualcuno dovrebbe guardare il mio video o ascoltare il mio podcast su questo argomento? La risposta è che il pubblico non sta solo cercando informazioni, sta cercando un modo specifico di riceverle, e quel modo è il tuo modo. Lasciami spiegare meglio con un esempio concreto. Immagina di voler parlare di un metodo di gestione del tempo, come ad esempio la tecnica del pomodoro. Chiunque può spiegare come funziona e troverai decine di video di podcast che lo fanno, tra i quali anche il mio. Ma la differenza sta in come lo racconti tu. Magari hai una storia personale su come hai scoperto questa tecnica e su come questa ti ha cambiato la vita. Oppure la presenti in modo divertente, con qualche battuta che la rende meno tecnica e più accessibile. Oppure ancora, sei particolarmente bravo a spiegare i dettagli in modo chiaro o a motivare chi ti ascolta a mettere subito in pratica ciò che hai appena spiegato. È qui che entra in gioco la tua personalità e il tuo stile, e questo è ciò che ti rende davvero diverso da tutti gli altri. Riflettiamo un attimo sui canali o sui podcast che segui regolarmente. Perché li segui? Non è solo per le informazioni che ti offrono, ma per come te le offrono. Sono certo che di un podcast o di un canale YouTube non ti interessano il 100% dei contenuti, ma probabilmente la metà o forse anche meno. Quindi ancora una volta, perché li segui? Forse ti piace il modo in cui una persona racconta le cose, o il modo in cui ti fa sentire quando l'ascolti. Magari ti fa ridere o ti dà quella carica di energia che ti serve per affrontare la giornata. In altre parole, ti piace perché senti che c'è una connessione personale, quasi come se stessi ascoltando un amico. È questo il punto cruciale. Le persone guardano il tuo video o ascoltano il tuo podcast la prima volta perché stanno cercando una risposta, una soluzione a un problema, ma ritornano solo se riesci a creare una connessione con loro. E quella connessione nasce dalla tua unicità. Tu sei il centro del tuo canale YouTube o del tuo podcast. Non è solo il contenuto che offri, ma come lo presenti, come interagisci con chi ti segue, le tue reazioni, i tuoi aneddoti, le tue emozioni. Tutto questo fa parte del pacchetto. Ovviamente non devi essere perfetto, anzi, a volte le imperfezioni sono ciò che ti rendono più umano e più vicino al tuo pubblico. Magari ti capita di fare una gaffa o di dire qualcosa di buffo senza volerlo. Questi momenti possono essere memorabili, perché alla fine le persone non cercano solo un esperto che parla da un piedistallo, cercano qualcuno con cui possono relazionarsi, qualcuno che li faccia sentire meno soli. Quindi, se stai pensando di iniziare oggi, fallo, ma fallo mettendo al centro te. Non cercare di imitare qualcun altro, di essere come quel canale famoso. Sii te stesso, fai emergere la tua personalità e vedrai che troverai il tuo pubblico, perché alla fine ciò che fa tornare le persone non è solo il contenuto, ma il modo in cui tu lo racconti. Ricorda, il mondo ha bisogno di più persone che raccontano le cose a modo loro, e non c'è nessuno che possa essere te meglio di te stesso. Quindi inizia a creare, metti in gioco la tua unicità e lascia che il pubblico scopra quello che hai da offrire. Se questo video ti ha dato un po' di motivazione in più per iniziare, fammelo sapere nei commenti qui sotto, sono curioso di sentire cosa ne pensi. E come sempre, grazie per avermi dedicato il tuo tempo e noi ci vediamo settimana prossima.